Buongiorno e buonasera a tutti e bentornati qui nella Take It Classic giocata nel 2026. Io sono Gabriele e tatanchete, guardate cosa ho fatto rispetto allo scorso episodio. Ho staccato tutti i macchinari che c'erano qui, vi ricordate, stavano un po' in mezzo al cazzo, e ho iniziato a fare la casa. Non è finita ovviamente, non sono neanche troppo convinto di questa facciata. Fatemi sapere che ne pensate. Lì c'è un buco perché tra un po' vi spiego. Comunque deve andare ancora più in alto. La mia idea è di farla almeno di 2 piani, forse 3 piani, e poi potenzialmente voglio fare anche una torre per costruire poi, insomma, come si chiama, il windmill, non mi ricordo in italiano come si chiama, insomma, fare l'energia col vento. Vi faccio vedere com'è dentro. Qui ho messo il lettino, qui ho messo i macchinari, la bat box, questa qua è collegata con i pannelli solari là dietro, semplice semplice, e poi da sotto c'è l'output che si collega a questi macchinari, e poi per sicurezza qui c'è anche un generatore. I cactus non vanno più a farci energia, ho deciso, perché comunque ne produce veramente pochi, e li ho messi qua, quindi in pratica di qui adesso arriva sia cobblestone sia cactus a produrre diamanti. Insomma, produce un cazzo di niente sta farm, è veramente una poverata, però meglio di niente, piano piano la potenziamo. Qua mi sono fatto anche una golden chest che è facilissima, basta mettere nella crafting table una chest di ferro al centro e poi ricoprirla di oro. Tra l'altro, piccola chicca, se avete la philosopher stone in mano e cliccate C, vi apre una crafting table portatile. Questa è una cazzo di figata, comodissima. Qui poi ho pensato di fare le scale in questo modo, vedete? Perché sale, e ho deciso di fare, vedete, questo è il pavimento del secondo piano, di lasciare uno spazio in mezzo, ok? Una sorta di, come dire, di buco, vedete? Di spazio dove eventualmente, se dovesse servire, possono passare i cavi. Così facciamo una cosa ordinata. Qui ho messo poi dei mezzi blocchi, questi qua vedete sono mezzi blocchi. Questi qua sono mezzi blocchi, sono slab che ho fatto utilizzando questa and sew, che si costruisce veramente facile, si può fare anche con diamante, con l'oro, con i rubini eccetera. Io l'ho fatta di zaffiro così perché avevo questi. Voi mettete questo qua e lui vi dà le slab, poi prendete le slab e potete farle ancora più strette, se volete le taglia ancora più strette. Io comunque ho fatto la prima versione e ho creato questa cosa che secondo me è abbastanza carina. E quindi queste sono le prime cose, mo arriviamo a parlare di loro. Poi vi volevo anche far vedere una cosa di là. Vabbè, senza che vado, semplicemente ho costruito un secondo piano alla farm di cactus, tutto qui l'ho alzata di un piano, solo che è veramente rognosa da costruire senza poter volare, quindi per adesso la teniamo così. Più avanti, quando potrò volare, potremo farla di più piani. E a proposito di volare, adesso possiamo volare, però, ok, non intendevo questo, però è un inizio. Cos'è questo? Un jetpack. Come si fa? Con la batbox che abbiamo... No! Jetpack, ok. Niente, cioè vabbè, insomma si fa con il Refined Iron, con l'Advanced Circuit, questo qua, che si fa semplicemente col circuito normale che abbiamo visto 1000 volte, lapislazzuli, insomma, molto 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 basic. E poi vabbè, il Refined Iron che si fa cuocendo il ferro, la Batbox che abbiamo già visto insieme, e poi un paio di pezzi di glowstone. Ci viene un jetpack elettrico, questo qui lo si indossa qui al posto dell'armatura banalmente. Armatura che adesso a sto punto brucio perché non ci servirà. Solo che adesso è scarico, quindi non serve a niente. Perciò per caricarlo lo possiamo mettere o in un generatore tipo qui sopra, e poi col carbone, oppure nella nostra Batbox qui. Vedete che si sta caricando piano piano? Facciamolo caricare un attimo e nel frattempo ci craftiamo un'altra cosa. Sì, lo so, le chest poi me le porterò, come si dice, dentro. Una cosa alla volta, ragazzi, una cosa alla volta. Ci craftiamo questa... Allora, giuro che io volevo craftare questi, ok, i rubber boots, ma... Ah, c'è il trucco, non si facevano proprio così. Fa culo, va. Mi ha preso per il culo. Comunque, ne ho presi 6, ho fatto bene. Eccoli qua. In pratica, perché ho costruito questi qui? Semplicemente perché se noi adesso indossiamo il jetpack, che intanto si è caricato tutto, io adesso posso volare. Guardate. Posso volare. Che figata. Solo che se io mi lascio andare tipo di qua, vedete che mi spacco in due. Se invece mi metto i cosi di gomma e mi lascio cadere, prendo molto meno danno. Ok, sì, il danno lo prendi lo stesso se cadi da tanto alto, però molto molto meno. Quindi niente, bruciamo anche questi che non ci servono. Adesso che possiamo volare, insomma, siamo un pochino più comodi. Certo, per volare voglio fare l'anello, ma ci arriviamo. Vi posso far vedere la casa dall'alto. La farm di cactus, che figata.
Quindi andiamo adesso a parlare di questi, che nello scorso episodio non ve li ho spiegati troppo bene. Questo qui è Antimatter Relay. Questo qui sta prendendo EMC da questo qua, dal collector. Il collector raccoglie dall'energia del sole, produce EMC e gliela manda a lui. Noi qui possiamo mettere un oggetto che si chiama Klein Star, che in pratica si ricarica con questo EMC accumulato. La Klein Star che adesso proviamo a farci. Cosa fa invece il collector? Il collector fa una roba interessante, però prendiamolo che così ve la spiego. Allontaniamolo un attimo, togliamo anche questi, mettiamolo qui, rifacciamo un pezzo di glowstone. Vabbè, non serve in realtà perché stiamo sotto il sole, però facciamolo. In pratica lui converte i materiali, i fuel, li ingigantisce, che come ve lo spiego. Prendiamo un pezzo di coal, ok? Il coal sappiamo che vale 128 EMC, anzi no, prendiamo la redstone che ne vale 64, ok? Io metto la redstone che vale 64 qui. Lui ogni volta che qui raggiunge 64 trasforma un pezzo di redstone in coal. Ora il coal, vedete, si è trasformato in gunpowder perché ha raggiunto un livello di EMC. La gunpowder vale di più del coal, vale 192 invece di 128. Se abbiamo pazienza, tra un po' si convertirà in qualcosa di ancora più di valore. In pratica, partendo da un oggetto che valeva 64 di EMC, lui accumula EMC e converte l'oggetto in qualcosa che vale di più. Però non usando il 100% dell'EMC, in pratica è una farm di fuel che mano a mano va ad aumentare il valore EMC del prodotto. Quindi in questo modo noi praticamente farmiamo EMC in sostanza tramite però appunto dei fuel. Guardate, questo vale 192. Ora appena lui arriva a 160, no, a 100 quant'era? Vediamo. Forse 192 appunto. Si è trasformato in qualcosa che vale 384, quindi in pratica abbiamo aumentato il valore. Ora non so quant'è la differenza, 384 meno 192 c'è tutto il guadagno. In pratica se io ora me lo prendo, vi ricordate noi abbiamo messo un pezzo di redstone da 64, ora abbiamo un glowstone da 384. Fico fico fico. Però questo robot qui può fare anche un'altra cosa particolarmente interessante che adesso vi faccio vedere subito. Allora fermiamo un attimo questo tubo, facciamo che receive false, ok? Quindi facciamolo scaricare. Vedete che adesso si fermerà di produrre, ok? Sta a 3710. Se io ci metto a fianco il collector, vedete che ora non si sta caricando più lui, perché in realtà sta caricando qua. Sta producendo EMC e lo sta mettendo direttamente nella cestica, nel nostro energy condenser. Quindi questo è un altro modo utile, invece di fare quel lavoro con i fuel, la mettiamo a fianco al condenser e produciamo EMC. E io quasi quasi la lascerei addirittura qui questa, per adesso. Certo, vale la pena metterci la glowstone sopra, così produce di più in teoria, perché comunque al chiuso è un po' buio. Ok, vediamo, dovrebbe essere leggermente più veloce e ovviamente riattiviamo anche questo, così produciamo qualcosina in più, meglio di niente. E però a sto punto lui ci diventa inutile, perché ovviamente senza un collector a fianco lui non serve a niente. Ora non lo spacco però, se no perdiamo questi 30.000 di EMC fatti. Quindi ci andiamo a costruire una Klein Star che si fa con il Mobius Fuel, che si fa utilizzando l'Alchemical Coal e la Philosopher, e l'Alchemical Coal a sua volta si fa col Coal normale e la Philosopher. Facile facile, lo faccio al volo. Ok, praticamente ci siamo, mettiamo il diamante e il Mobius Fuel. Ho praticamente dovuto bruciare un sacco di materiale, di fuel per avere il carbone necessario, però vabbè, ce l'abbiamo fatta. Cos'è la Klein Star? Abbiamo detto è un oggetto che si ricarica di EMC. Adesso gliel'ho fatta imparare. Cosa significa? Che se io qui dentro brucio per esempio le wooden slab, ok, che sono tipo Matter, voi sapete che io adesso la glowstone non posso prenderla perché è di tipo fuel, però io posso raccogliere l'energia con questa Klein Star. Vedete che si è caricata, ora la tiro fuori, tolto 0, vedete, perché 8 EMC che c'erano ce li ho nella Klein Star, quindi ora posso mettere la Klein Star qua e io non ho più il lock, quindi io adesso posso volendo prendere la gunpowder. Non posso semplicemente perché non c'è abbastanza EMC, però se ci fosse lo potrei fare. E poi possiamo anche metterla qui dentro e lei comodamente si ricarica. Ora di Klein Star vedete ce ne sono vari tipi, semplicemente più è grande la Klein Star più EMC può contenere. Ecco, adesso vedete si sta ricaricando, appunto possiamo leggere il suo valore proprio qua. Quindi abbiamo fatto bene a non spaccare questo perché ci è comodo. In questo modo noi qui dentro possiamo prendere materiali con molta più comodità. Potenzialmente posso bruciare quasi tutto, accumulo tutto lì dentro e poi mi è facile. Certo mi serve comunque avere uno di ogni tipo in modo da poter fare la ricerca oggetti. Però vabbè, abbiamo fatto la Klein Star.
Tatankete. Questo qui è un gran passo avanti, ci renderà tutto molto, ma molto più semplice. Poi quelle dopo, vedete che se fanno praticamente un cazzo di bordello. Già questa è costata un sacco di coal, però piano piano, diventando overpower, ce la facciamo. Vediamo cosa è successo nel frattempo qui. Ancora niente, sta facendo piano piano. Cosa facciamo adesso? Allora ragazzi, io ve lo dico, io vorrei fare le Ender Chest e per farlo ci servono i Blaze Rod, quindi forse ci tocca tornare esattamente nel Nether. Vediamo, siamo abbastanza protetti? Il fatto qual è? Che avendo il jetpack e avendo gli stivaletti di gomma ho perso un po' di protezione. Però sapete cosa? Anche sti cazzi. Ma sapete cos'altro ho perso? Dove sta la mia Philosopher's Stone? Vieni qua, bella. Se non sbaglio c'è un tasto che ci permette di lanciare tipo dei raggi con questa. Che succede? Che sto facendo? Ci dovrebbe essere tipo un tasto che lancia qualcosa. Aspetta. Ok, ce l'ho. In pratica se cliccate R e colpite un mob, lui lo trasforma in un mob simile tra quelli disponibili. Vedete? Quindi noi possiamo andare nel Nether senza bisogno di cercare la fortezza, che adesso non ci ho sbatti. Semplicemente ci avviciniamo a un pigment zombie, lo spariamo con questo e speriamo che si trasformi in un blaze appunto e che non ci ammazzi. Vediamo che succede. Oddio che fastidio il jetpack. Non mi piace volare col jetpack. Allora, non c'è nessun compare? Nessuno zombetto? Dai, chittelo là. Allora, vediamo un po', proviamo a colpirlo. Bello di casa. Ma che vuoi? Oddio, ho sbagliato tasto. Stai. Raga, aspettate un attimo. Aspettate. Qui non mi arrivi. Pezzo della merda. Sto schiacciando R, ragazzi, ma non funziona. Aspettate, perché non funziona? Questo lo ammazzo così, facciamo. Non capisco perché non sta funzionando. Forse lo devo scaricare. Ok, ha funzionato. Però, no. Oddio, eccolo. No, ce l'avevamo, sono un pirla. Ce l'avevamo. No, magma cube no. Che cazzo è magma cube? Stati fermo. Raga, è difficile, perché non mi capita un cazzo di blaze della merda. Sto fissato sui gas. Poi tutti questi lamentele. È uscito prima il blaze, dai. Niente. Questo non... Ok, ce l'abbiamo. No. Ok, ragazzi, ce l'abbiamo. Via, è fatta. Ce l'abbiamo, ce ne basta uno. La buttiamo nella transmutation table e siamo a bacallo. Adesso vi faccio anche notare una cosa interessante, che è una sorta di bug di questo pacchetto. Allora, il Blaze Rod vedete che vale 1536 e fin qua siamo tutti d'accordo. Ora, se io il Blaze Rod però lo butto nel maceratore, in questo modo, lui lo macera e guardate che cosa esce fuori. Ci dà 5 pezzi di... come si chiamano? Dai, mena però bello. Ok, il Blaze Powder ce ne dà 5 e uno di questi vale 768. Vi ricordate quanto valeva un blaze? In pratica adesso con questi 5 noi possiamo creare 2 blaze e mezzo. In pratica possiamo creare un ciclo infinito con questi macchinari. Certo consumiamo corrente, però è una roba che si può fare. Quindi io adesso glieli vado a fare imparare. Ok, vedete che vale 1500, quindi praticamente posso farne 2 e mezzo. Ok, facciamo quindi le nostre Ender Chest. Una e poi questa la facciamo così. Però ragazzi, a parte che vedete sono venute diverse, perché una avevo la lana bianca, l'altra avevo la lana nera. Ve le faccio guardare. Ora, oddio, questo in realtà è un problema, perché non sono linkate. Vedete questi 3 blocchi? Voi li potete colorare con un qualsiasi colorante e loro si linkano. Solo che se io metto una cosa qui nella chest tutta nera, qui non mi appare. Quindi dobbiamo colorare di nero adesso anche quella chest. Forse con Link Sack ci riusciamo. Vediamo se funziona. Sì, oddio, è un altro tipo di nero. Infatti non c'è. Vabbè, ce ne prendiamo qualche altro di questa qua e le facciamo full nere. Oddio, non so più giocare. Ok, facciamo così. Venite qua. Spero di averli raccolti, anche se non credo. Ok, quindi era tipo grigio. Dai. E in questo modo sono linkati. Ma... cazzo, perché ho lasciato la legna nella chest coi cosi grigi, quindi ho perso la legna. Vabbè, adesso vedete che sono linkate. Ok, però sono anche un pirla, perché mi sono appena reso conto che non mi servono. Nel senso che per fare quello che voglio fare possiamo tranquillamente utilizzare i teleport pipe che già ho. Non c'era bisogno di fare le Ender Chest. Quindi in questo momento io di queste Ender Chest non so che cosa farmene. Quindi... boh, le butterei qui dentro, ma non c'è manco spazio. Madonna, non ho spazio di nulla. Dobbiamo fare altre chest. A parte che l'ho fatta in realtà una chest.
Mettiamocela dentro, va, così iniziamo a portare piano piano anche gli oggetti. Dove la facciamo la zona chest? A destra o a sinistra? Boh, facciamola di qua. Tipo, oggetti a cazzo di cane. Boh, fatto bene così. Anche tu, via carca. Quindi, cosa facciamo? Vi dico la verità, io volevo fare il quarry per scavare minerali, però c'è un problema. Richiede un bel po' di diamanti. Cioè, se ne vogliono 4 e 4, 8 più 3. E io non ne ho diamanti, io ne ho letteralmente solo 2 al momento. Quindi o vendo un bel po' di oro, che lo potrei fare, e effettivamente ne ho un bel po' e non ci serve così tanto. Quindi forse se lo vendiamo ce la facciamo, proviamo. Mettiamolo qua, vediamo quanti... a voglia, 10 diamanti. Dai, provo a craftarlo e vediamo che possiamo fare. Allora, io il quarry l'ho fatto, intanto ho fatto anche 2 redstone engine, anche se in realtà mi sa che non ci servono, però io vabbè li ho fatti. Tornano sempre utili, per carità. Però ci serve un energy link, che si fa in questo modo. Voi direte, vabbè, è facile, no? Sì, è relativamente facile, però ci servono gli advanced alloy che si fanno nel compressore, e noi il compressore non ce l'abbiamo. Quindi missione compressore in questo momento. Non dovrebbe essere complesso da fare, vediamo. Infatti è abbastanza una puttanata, quindi lo faccio al volo. Il compressore l'ho fatto e l'ho messo, però poi ci serviva, se non sbaglio, anche uno di questi, che però non si fa così. Eccolo, un wood conductive pipe. Ce l'abbiamo, il cavetto ce l'abbiamo, delle golden gear adesso le faccio. Oddio, le faccio. Ho finito i materiali per fare il quarry, mo vediamo, aspettate un attimo. L'advanced alloy lo possiamo fare perché ci serve il refined, il bronze e il tin. E il bronze si faceva con le polveri, dobbiamo fare la polvere che si faceva con copper e tin. Ok, dovrei avere un pochettino di bronzo da qualche parte. Ovviamente no, e non ho manco le polveri. Ah, ragazzi, è successa una cosa molto brutta, perché mentre stavo, insomma, facendo cose qui fuori, non me ne sono accorto e ho fatto esplodere un creeper, che mi ha fatto scoppiare tutte le chest. Quindi adesso ho raccolto un po' tutto e per adesso l'ho messo a caso in queste 2 chest. Però credo che alcune cose siano andate perdute. Ora non so bene cosa, tipo la chest in ferro è sicuramente andata perduta perché non la vedo e boh. Vabbè, comunque, qui stavo macerando intanto ste robe. Abbiamo i tubi. Per fortuna non ho perso il quarry. Ho preparato le golden gear. E cos'è che stiamo facendo? L'energy link, no? Ok, non dovrebbe mancarci troppo. Questo ce l'abbiamo, dobbiamo fare solo gli advanced alloy che si fanno in questo modo. Ok, in questo modo abbiamo fatto i mixed metal ingot e adesso semplicemente li andiamo a buttare nel compressore. 2 dovrebbero bastare, mi sa, vediamo, per fare... sì, 2 ci bastano. E poi possiamo craftare finalmente l'energy link. E dovremmo quasi esserci, perché in realtà adesso ci serve una fonte di energia, di fatto. Io pensavo di utilizzare il pannello solare, però uno è poco, quindi vediamo quanto... non mi ricordo come si craftavano, forse non è difficile. Me ne crafto un pochettino. Ah, va bene, una mezza puttanata. Me ne faccio qualcuno e vi aggiorno. Ok, ho craftato un po' di roba. Questo qui l'ho raccolto da qui dietro e ho avuto, cioè ho fatto il necessario per poterne produrre 7. Mi manca soltanto il coal macerato. E dato che ne abbiamo 8, io andrei a fare anche la versione low, la versione più potente. Questa produce quanto 8 di questi, tutta da solo. Ho fatto un LV transformer che vabbè è facile facile, l'ho già preparato, e quindi semplicemente adesso dobbiamo andare a costruire il crafting dei solar panel. In questo modo ce li possiamo portare per alimentare il quarry, almeno quella è l'idea. E l'energy link che però ancora non ho fatto. No, ho sbagliato a cliccare, vabbè, faccio i solar panel intanto. Ok, possiamo finalmente fare il nostro energy link facile facile, abbiamo ottenuto i 2 pezzi compressi. Sono nella crafting table, quella della Philosopher Stone, molto molto comoda devo dire, e ci facciamo anche l'energy link. Bene, adesso non ci resta che fare appunto i pannelli solari, vediamo se riusciamo a farli tutti, buttando 1, 2, 3, 4, 5, ok, ci manca ancora qualche coal. E in pratica qual è il discorso? Il quarry è della buildcraft come mod, invece i solar panel sono della industrial craft, quindi se io attacco i solar panel al quarry, il quarry non funziona. Voi direte, vabbè, fai l'energia elettrica direttamente della buildcraft, sì, ma non mi va, perché dovremmo fare i combustion engine oppure raccogliere il petrolio, troppi sbatti, magari più avanti. L'energy link è un oggetto che semplicemente mette in comunicazione i 2 macchinari, insomma converte il tipo di energia in maniera proprio detta papale papale, e in questo modo possiamo far funzionare il quarry. Quindi prendiamo questo e prendiamo questo, abbiamo 8 solar panel che messi insieme in questo modo ci danno un low voltage solar array. A questo punto io ho paura che il low voltage con i cavi di copper non funzioni però, perché forse è troppo alto come voltaggio. Questo sinceramente non lo so.
Comunque, adesso ci proviamo. Allora, ho pensato di metterlo qua, lì è la casa, vedete? Ho pensato di metterlo qui in cima alla montagna. Il quarry che cos'è? Non è altro che uno scavatore automatico che noi alimentiamo e lui semplicemente scava e ci dà i materiali. Quindi se io adesso lo alimento, in, in teoria dovrebbe funzionare. Ok, sì, si sta costruendo ragazzi ed è anche bello veloce. Questo produce quanto 8 solar panel normali, quindi pensate voi che roba. Me lo aspettavo più lento, solo che ora sta facendo notte e quindi non funziona più un cazzo di niente. Mannaggia la puttana. Ok, allora eccolo qui, si sta costruendo, però dato che si sta costruendo noi dobbiamo mettergli un'uscita e io questa uscita gliela metterei con il teleport pipe in questo modo che andiamo a settare in questo momento sull'1, ok? Connected pipe 6 addirittura, non ne ho connesse 6, vabbè. In questo modo ci sputa tutto nella chest a casa, insomma fa un po' di casino. Effettivamente non dovrei farlo sputare lì, dovrei fare una chest dedicata, quindi aspetta, settilo sul 2, ok? E andiamo immediatamente a casa a mettere una chest ricevente. Ok, allora io per adesso metterei la gold chest che ho appena fatto, sto praticamente svuotando la Claim Star, mannaggia la miseria, e ci andiamo a mettere qui il teleport pipe, e questo qui lo segniamo sul 2, abbiamo detto, che receive true. E in teoria, eccoli che arrivano ragazzi, arrivano gli oggetti che il query scava, quindi ovviamente sia i minerali sia tutta la merda che insomma raccoglie, e noi potenzialmente la merda potremmo poi fargliela uscire e andare in questo condenser in maniera molto facile con dei semplici filtri. Allora ci servirà questo prodotto qui, il filtro, che si fa in questo modo abbastanza basic. C'è solo questa red dopper wafer che è un pochettino rognosa perché si fa nell'alloy furnace col silicon wafer, che ne otteniamo 16 andando a tagliare un silicon bowl che si fa in questo modo. Quindi insomma l'ho messo a fare. Ah, ok, ce l'abbiamo. Da qualche parte c'ho il seghetto, quindi adesso lo facciamo immediatamente. Era tipo fatto così? No? No, oddio, mi sono perso un passaggio allora. Seghetto e coso. Beh, al contrario. Ah cazzo, forse vuole per forza il seghetto di diamante, questo figlio della puttana. E io ce li ho 2 diamanti? Zio, non ce li ho 2 diamanti, vediamo se... Oddio, uno l'abbiamo prodotto qui però. Vediamo se riesco a farlo, dai. Ok, allora alla fine l'ho fatto, è stato abbastanza semplice, ho fatto anche un timer che ci serve, eccolo qui. E ora faccio vedere un pochettino come funziona. Lo mettiamo in questo modo, in modo che ha il buco grande come input, quindi verso la chest, e il buco piccolo come output. Mettiamo il nostro pneumatic tube e qui dentro in pratica gli diciamo cosa filtrare, ok? Oddio, non lo so, aspettate, forse... Perché qua si è riempito? Togli. Si sta riempiendo di cobblestone, non capisco. Allora, aspetta, proviamo a mettere il timer. Ok, sta facendo uscire la cobblestone. Ah, si sta riempiendo con quest'altro tubo. Aspetta, stacca tutto, stacca. Ok, non stavo capendo infatti. E come cazzo lo mettiamo? O dobbiamo spostare questo? E a sto punto spostiamo quello. Quindi lo facciamo tipo così. Ok. E questa immondizia la buttiamo qui. È un po' bruttino, vabbè, poi eventualmente lo mettiamo meglio. E quindi mettendo adesso lui così non dovrebbe riempirsi di nulla. Quindi se io gli metto il timer non dovrebbe succedere nulla. No, bugia, se io gli metto il timer lui parte. E parte prendendo tutto. Noi gli dobbiamo dire, compà, tu devi prendere soltanto la cobblestone e la dirt, giusto? Questo non so a che cosa serve, sincero, rimettiamolo come era all'inizio. Ok, e in questo modo se io gli metto il timer, ok, lui prende soltanto la cobblestone e la dirt in teoria. Ne prende un po' alla volta, vedete? Questo lo possiamo ovviamente velocizzare. Ok, sta facendo un attimo laggare per il tempo che si stabilizza. Ok, qui arrivano e lui ne toglie uno al secondo. Vabbè, non abbiamo urgenza in realtà perché comunque quello è veloce, ma non così tanto. E in teoria, se io qui dentro gli metto, non lo so, per esempio la saw, lui non dovrebbe prenderla. Infatti, vedete, non la sta prendendo. Quindi poi se qui mi scava sand o mi scava gravel, anzi se ce l'abbiamo gliela mettiamo subito, guarda. Uno di gravel, uno di sand, gli diciamo guarda la sand la puoi buttare, la gravel la puoi buttare, però i materiali ci rimangono puliti qui dentro, facile facile. E quindi questo è quello che abbiamo fatto oggi guys.
abbiamo diciamo migliorato sta situazione, vi ho fatto vedere la casa, abbiamo fatto il compressore, non abbiamo fatto tanto, però è un lavoro onesto, ci siamo portati avanti. Quindi che dire, supportatemi con il mi piace, iscrivetevi al canale, mi raccomando commentate qui sotto per qualsiasi cosa, anzi se mi volete dare qualche consiglio su cosa vi piacerebbe vedere, ma quella farma a me piaceva veramente un sacco. Lì c'è il Quarry che sta scavando, io lo andrei a salutare, andiamo a vedere cosa ha combinato. Eccolo qui, guardatelo che bello, sta scavando tutto. Gli buchiamo la montagna, gli buchiamo. Sta anche andando bello veloce. L'unica fregatura è che se io non sono in gioco, ovviamente lui non scava. E se qui è notte, ecco che sta facendo notte, non c'è corrente e lui non scava. Però posso dire, sto pannello sta facendo andare il Quarry abbastanza veloce, cioè è veramente dignitoso. Può andare probabilmente più veloce di così, però porca miseria. Cioè questo qui ci serve piuttosto a casa, che tra un po' siamo senza corrente, che ne stiamo usando 2 scarsi. Però vabbè, adesso lasciamolo Quarry perché effettivamente sono anche un po' povero di minerali, e dato che non ho più sbatti di andare in miniera, almeno così qualcosina la raccogliamo. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio della Techie.